Oggi entriamo nel vivo di uno dei misteri più affascinanti e inquietanti di Dragon Age, la Prole Oscura. Questi esseri terribili e misteriosi si aggirano nelle profondità del Thedas, una costante minaccia alla pace e alla sicurezza del nostro mondo. Le loro origini? Avvolte nel mistero e nelle congetture. Secondo la chiesa di Andraste, la Prole Oscura nacque quando i Magister Siderei, 7 sacerdoti del glorioso impero Tevinter, osarono sfidare il Creatore, penetrando nella sua città dorata. Furono trasformati in creature oscure, maledetti per aver profanato la dimora divina con il loro peccato. I nani, tuttavia, sostengono una versione differente. Per loro la Prole Oscura è sempre esistita nelle profondità della terra, in regioni ancora più remote e inaccessibili delle vie profonde. Quando i nani iniziarono a costruire le loro immense città sotterranee, incontrarono questi esseri per la prima volta. Infine, ci sono i Magister del Tevinter, che rifiutano l'idea di un legame tra la loro setta e la nascita della Prole Oscura. Come i nani sostengono che queste creature siano sempre esistite. La Prole Oscura è composta da una varietà di creature, ciascuna con le proprie abilità uniche e terrificanti. Ma quali sono esattamente queste specie? Come si distinguono l'una dall'altra? I Ghoul sono un terribile monito di ciò che può succedere quando un essere vivente subisce la corruzione della Prole Oscura e ne sopravvive. Questa spaventosa trasformazione non risparmia nessuno. Umani, animali come lupi e orsi, e chissà quali altre creature che abitano i luoghi più nascosti del Thedas. La trasformazione è terrificante, gli infetti diventano pazzi e il loro corpo inizia a decadere in un lento e atroce processo. La loro volontà viene spezzata, diventando meri burattini al comando dell'arcidemone. Essi si riducono a non essere altro che strumenti dell'Orda del Flagello. Neppure i valorosi custodi grigi sono immuni a tale orrore. Essi tuttavia subiscono gli effetti di questa corruzione in modo estremamente più lento, finché dopo diversi anni non sentono la chiamata. E ora ci addentriamo in uno dei capitoli più oscuri e sconvolgenti della Prole Oscura, le Madri della Nidiata. Queste creature sono donne che sono state catturate e trasformate. Le Madri della Nidiata sono veri e propri incubi viventi, entità che partoriscono la Prole Oscura. Ricorderete la storia di Branka in Dragon Age Origins, che intendeva usare queste creature per aprire un passaggio verso l'incudine del vuoto. Le Madri della Nidiata hanno una lunga aspettativa di vita, e ognuna di loro può partorire un vasto numero di Prole Oscura. La tipologia di Prole Oscura generata dipende dalla specie della madre della nidiata stessa. Ogni nidiata può contare da 15 a 50 cuccioli, e fin dalla nascita combattono tra di loro in una brutale lotta per la sopravvivenza. Solo i più forti sopravvivono. E poi ci sono gli Alpha, individui particolarmente forti che a volte nascono dalla madre della nidiata. Questi Alpha sono così potenti da essere in grado di uccidere tutta la loro cucciolata. E prima di continuare, se stai trovando interessante questo video e vuoi vedere più contenuti come questo, non dimenticare di cliccare mi piace e di iscriverti al canale. Questo ci aiuta a produrre sempre più contenuti di qualità per te. Gli Urlok nascono da madre della nidiata umane. Questi guerrieri della Prole Oscura sono tra i più comuni e costituiscono l'ossatura della loro forza da combattimento. Poi abbiamo i Genlock, nati da nane trasformati in madri della nidiata. Essi costituiscono la tipologia più diffusa di Prole Oscura, probabilmente perché le prime ondate del flagello hanno colpito soprattutto i taghi dei nani. Stranamente, nonostante la loro origine nanica, sono in grado di usare la magia. Gli Shriek, invece, provengono da elfi trasformati in madre della nidiata. Questi assassini letali si muovono silenziosamente nell'ombra e utilizzano veleni per neutralizzare i loro nemici. Infine abbiamo gli Ogre, le creature più rare e potenti della Prole Oscura, che nascono da madre della nidiata Qunari. Questi giganti sono delle autentiche macchine da guerra, in grado di seminare morte e distruzione tra le linee nemiche. Il loro fisico robusto e la loro capacità di rigenerarsi rapidamente li rendono degli avversari formidabili. Gli Emissari, una tipologia molto particolare di Prole Oscura. Gli Emissari sono, in sostanza, i maghi della Prole Oscura. Sembra che questi individui siano capaci di utilizzare una forma oscura e pericolosa di magia, simile alla magia del sangue.
Inoltre servono come una sorta di guida spirituale della Proloscura. Ora arriviamo a una categoria davvero unica all'interno della Proloscura, i Magister. Questi individui rappresentano i primi esseri corrotti, coloro che hanno dato origine a tutto. Secondo le storie tramandate dalla Chiesa, i primi ad essere corrotti furono i Magister del Tevinter. Tecnicamente si potrebbe dire che essi siano dei Ghoul, ma in realtà sono molto più di questo. La loro trasformazione ha infatti dato vita a esseri di potere e malignità incredibili. Prendiamo ad esempio Corypheus. Quest'antico Magister del Tevinter è uno dei principali antagonisti del gioco e la sua potenza è veramente impressionante. Egli rappresenta un livello di corruzione e di malvagità che va ben oltre quello della normale Proloscura. Un altro esempio è l'Architetto, un personaggio enigmatico e misterioso. A differenza di Corypheus, l'Architetto non ha alcuna memoria della sua vita prima della trasformazione, che aggiunge ulteriore mistero alla sua esistenza. L'Architetto è noto per aver sviluppato un metodo unico per neutralizzare l'influenza dell'Arcidemone sulla Proloscura, attraverso un processo che ricorda in maniera inversa il rituale dell'unione dei custodi grigi, utilizzando il sangue dei custodi stessi. Rendendo la Proloscura più simile agli umani, l'Architetto credeva che questa fosse l'unica strada percorribile per portare la pace. E ora giungiamo all'apice della Proloscura, l'Arcidemone. Gli Arcidemoni sono tecnicamente dei vecchi dei che sono stati trasformati in Ghoul. Hanno l'aspetto di draghi, ma non sappiamo quale forma avessero prima della loro trasformazione. Gli Arcidemoni comandano la Proloscura attraverso una specie di telepatia diretta. Questa chiamata può essere sentita dai custodi grigi, che risultano essere più vicini alla Proloscura a causa del loro rituale dell'unione. In assenza di un Arcidemone, la Proloscura cerca un nuovo dio da corrompere, dando vita a un nuovo Arcidemone. Usi e costumi della Proloscura. Quando la Proloscura nasce, si trova in una lotta per la sopravvivenza. Competono tra di loro, uccidendosi a vicenda. Non hanno alcun bisogno di mangiare come farebbe un organismo normale, nonostante sembrino vivere solo per seminare morte e distruzione. Ci sono tracce di una certa cultura tra la Proloscura. Alcuni di loro portano tatuaggi per contare le loro vittime, mentre altri sono conosciuti per costruire armi e armature. Senza un Arcidemone a guidarli, gli Alpha, i leader della Proloscura, si combattono tra di loro in una continua guerra intestina. Questa disunione rende impossibile per loro organizzare un attacco su larga scala contro il Thedas, fino a quando non arriva un Arcidemone a riunirli sotto un unico comando. Com'è possibile combattere una minaccia così grande e apparentemente infinita? Come fanno i custodi grigi ad affrontare queste terrificanti creature e a sopravvivere? E qual è il prezzo che devono pagare per le loro imprese? Se vuoi scoprire la risposta a queste domande e molto altro ancora, clicca qui per seguire il nostro viaggio nel coraggio, nel sacrificio e nell'eroismo dei custodi grigi.